Ciao Armando! Dove vai? Vado a fare un giro, qualche posto, vado a fare due passi. Beh, con tutta messo così? Dove la metto lì? Ho messo il casco di mia moglie, la giacca di mia moglie, sta roba qua, bisogna che me la porta dietro. Ma non può essere, ma non può essere. Come vai a fare una camminata vestito così, con tutta la roba, il casco e la giacca? Ho sempre fatto così, fanno tutti così, cosa devo fare? Via. Io la soluzione ce l'avrei, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è la prima volta. è la prima volta che viene. E anche buongiorno. E anche buongiorno. Perché facciamo questo video? Facciamo questo video per presentare una nuova proposta della Cobaltbike, un nuovo prodotto, un loro brevetto, che però, voglio dire, non è che lo facciamo perché loro ci sponsorizzano, anzi, giusto? No, no money. Non ci danno niente, ma purtroppo. Però, tempo fa, avevamo fatto un altro video sempre per delle valigie della Cobaltbike, queste valigie laterali che noi avevamo acquistato e quindi pensando che potessero interessare anche ad altri motociclisti, abbiamo fatto questo video di cui mettiamo il link qua sopra perché magari qualcuno non l'ha visto. Il video è piaciuto alla ditta, alla Cobaltbike, e quindi ci ha contattato per farci provare questa nuova soluzione che loro propongono. Dovevamo provare a testarlo in modo abbastanza intenso per un viaggio che avevamo previsto quest'anno a Samarcanda. Il viaggio purtroppo è diciamo stato cancellato, ma solo rimandato. Quest'altro anno dovremo farlo e dovremo anche girare un video da farvi vedere. Quindi cos'è questa novità della Cobaltbike? La novità è questo che sembra un normalissimo bauletto 56 litri. Diciamo che è un normalissimo bauletto quando sei in configurazione di viaggio. Arrivo, voglio fare una passeggiata, devo visitare una città, ho tutto l'abbigliamento da togliermi, i caschi, le giacche, i pantaloni, gli stivali, se ho tutto il mio abbigliamento tecnico. E dove la metto? Ho questa soluzione di legare i caschi esterni, ho quest'altra soluzione di legare le giacche all'esterno. La Cobaltbike non vuole vedere nulla fuori e si è inventata questa soluzione. Il bauletto, arrivo, posso metterci dentro tutto il mio vestiario, cambiarmi e partire per visitare una città o quello che voglio fare. Perché siamo stati più che felici di fare questo test? Perché per il tipo di viaggio che facciamo noi, che sono viaggi itineranti dove raramente ci fermiamo più di 2 giorni nello stesso posto, noi abbiamo sempre le valigie laterali quando ci muoviamo piene del nostro abbigliamento. La valigia posteriore invece la teniamo vuota, al massimo ci mettiamo dentro le tute d'acqua. Questo perché? Perché appunto essendo un viaggio itinerante, noi se ci fermiamo per fare un'escursione, se ci fermiamo per visitare qualche posto, abbiamo la possibilità di depositare il nostro abbigliamento tecnico dentro la valigia posteriore. Fino ad oggi l'abbiamo sempre legato, quello che non ci stava, all'esterno. E adesso Armando ci fa vedere la particolarità di questo bauletto. Bene, iniziamo a riempirlo. Adesso siamo ancora in condizione da viaggio, giusto? Sì, guarda, Bauletto classico giù. baule chiuso, tutto sembra un bauletto normalissimo, Apriamo. Inizio a mettere casco Shoei modulare, parecchio ingombrante, casco della signora, l'altra giacca, la mia giacca, che cominciamo a metterla dentro, però non sono... Diciamo che non usi poi neanche tanto riguardi, la butti dentro e buonanotte. Esatto. E così sarebbe già piena. Ma visto che avevo l'altro casco, vuol dire che ho con me anche la signora, c'è anche la sua giacca. Mettiamo la sua giacca
E qua si copre il trucco. Visto che uso anche sicurezza in moto, ho 2 airbag con me. Uno e uno, 2. Abbiamo inserito tutto, direi anche abbastanza bene. Lo possiamo chiudere. Si può vedere che dello spazio ce ne avanza. Ci potrebbero stare benissimo le 2 classiche sacche delle tute antipioggia che logicamente ci portiamo sempre con noi. Me lo chiudo, mi chiudo la serratura, adesso non ho la chiave qua comoda, e io posso andare in giro vestito tranquillamente. Nella moto non c'è rimasto attaccato niente. Per parlare di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo bauletto, metto queste immagini secondo me spettacolari di alcune delle strade che abbiamo fatto. Questa è il Cirque du Comble-Laval, fa parte delle strade vertiginose in questa zona, il Vercors, che ce ne sono altre secondo me altrettanto belle, ma non possiamo mettere tutte per questione di tempo. Quindi parliamo un po' di caratteristiche tecniche. Questo bauletto ha da chiuso, quindi parliamo in configurazione di viaggio, è un 56 litri, con una larghezza di 50 cm e un'altezza di 35. Se noi lo andiamo a paragonare ad esempio per un bauletto che conoscono tutti, che è quello della Givi, il 58, è largo 55, quindi 5 cm in più, e alto 33, qualche centimetro in meno. Nel momento in cui noi andiamo ad aprirlo per depositare al suo interno l'abbigliamento tecnico, diventa un 80 litri, con 51 cm di altezza. Il peso è circa 7 kg. Allora, a questo punto direi che la parte funzionale è chiara, insomma, l'abbiamo vista, presentata, è chiara a tutti. L'alternativa qual è? Girare con l'abbigliamento tecnico addosso. Si va, chiaramente, se fai un giro in paese non è una cosa super comoda, a volte diciamo che è anche abbastanza impossibile, perché se vai a fare del trekking non è che te lo puoi portare dietro il casco, o se vai a visitare una città per 3 o 4 ore, certo te lo puoi portare dietro, ma è una cosa abbastanza sconfortevole. Abbiamo fatto il giro per Annecy, che qua vi mettiamo il link del viaggio che abbiamo fatto. Abbiamo incontrato dei motociclisti, lui teneva i 2 caschi, lei teneva una giacca in un braccio, nell'altro l'altra giacca. Dopo 10 minuti hanno abbandonato l'escursione. Certo, non è una cosa comoda. L'alternativa è legare la moto, però come ad esempio io ho 2 caschi dove la mentoniera si può staccare, in questo caso non puoi certo legare la moto, devi per forza metterli dentro al bauletto, e quindi hai già riempito il bauletto, ti porti dietro le giacche, a meno che non leghi le giacche fuori. Certo, c'è anche questa alternativa, sempre sperando che non venga a piovere, se no ti trovi già con tutto bello inzuppato. Comunque le soluzioni sono tante, ognuno poi trova quella che sia la sua soluzione migliore. Questa è una soluzione, è la soluzione della Cobble Bike. Adesso passiamo un po' alla parte estetica. Diciamo, Armando, cosa ne pensi te? La parte estetica, cosa vuoi dire? Aperto mi sembra che devo andare a consegnare delle pizze, ma è superficiale questo. Però non ho niente qua fuori. Come adesso è arrivata una persona parcheggiata qua, guardate, ha dovuto legarsi i 2 caschi. Diciamoci la verità, non è che poi la roba appoggiata sulla moto, i caschi, sia una cosa così bella, ci siamo abituati a vederle, ma non è che sia esteticamente... Perché finora è sempre stata l'unica soluzione. Leghi i caschi, leghi le giacche e non puoi fare diversamente. Però una volta messo tutto qua dentro, dal punto di vista sicurezza non ti portano via niente. Chiuso e chiusa chiave, è come un classico bauletto normale, che c'è stato dentro tutto. Devo dire che quando parcheggiavamo la moto, volutamente la mettevamo in queste condizioni, e qualche ilarità all'inizio l'abbiamo un po' suscitata, la gente la vedeva, ci girava intorno, ma noi eravamo lì appostati come falchi per spiegare la funzionalità. E una volta che la gente ha visto a cosa serviva, qual era la funzione di questo bauletto, in realtà ci sono ricreduti in tantissime. Però la cosa è interessante. Diciamo. Per quel che riguarda invece sempre la parte estetica in configurazione di viaggio, cioè in questa configurazione qua, devo dire che io in questo viaggio sono stato spesso dietro per fare riprese. Come sempre. Come sempre per fare riprese, perché normalmente sono davanti. Effettivamente l'impatto non è così diciamo diverso da altri bauletti, anzi esteticamente a me mi è sembrato più o meno come altre moto e altri bauletti. Se riesco, e nei video sono venuti, metto anche qualche confronto a moto cui abbiamo affiancato, e così si vede che effettivamente non è un bauletto così impattante. Risalta molto il fatto del colore adesso, che è questo colore test di
Per me su sta moto qua ci sta bene tutto, però ognuno c'ha. Cattivo, eh? Quindi per concludere, alla fine ti ha convinto questo bauletto? Sì, parecchio. Tanto, è stata una bella genialata. L'abbiamo testato in un giro che abbiamo fatto in alternativa. Abbiamo fatto 6 giorni, 2000 km nell'Alta Savoia. Abbiamo visitato una cittadina, Sì. abbiamo fatto un paio di escursioni, proprio parcheggiata la moto, ci siamo cambiati, messi comodi, fatto questa escursione da 1 oretta e mezza circa l'una, ne abbiamo fatte 2 solo. Quindi Però alla fine l'abbiamo utilizzato come va utilizzato. sì, la soluzione l'abbiamo testato come andava fatto. Quindi? Mi ha convinto, quando sarà in produzione penso proprio di acquistarmelo, sì. E credo anch'io di acquistarlo, adesso dipende se ho il prezzo. Ma... non li sappiamo ancora perché non ce l'hanno comunicato, però veramente un'ottima soluzione. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto Non può essere. iscrivetevi al canale e magari anche voi lasciate qua sotto i vostri commenti per dirci cosa ne pensate di questa soluzione. Ciao a tutti! Ciao ciao!